Ottima posizione. Piano! Mi viene mal di mare. Il tuo mitragliatore qua. Vabbè, essere alti è anche un vantaggio in questo caso, Sì. Perché puoi ispezionare il tetto. Tetto che verrà anche questo modificato. Se ce la faccio. Siamo Marina e Maurizio. Volevamo soltanto viaggiare e finalmente abbiamo comprato il camper dei nostri sogni. Ma chi caspita lo sapeva che era infiltrato? Rimanete con noi per un'estate piena di video nerd e tutorial su come ristrutturare una caravana infiltrata. E ciao per l'ennesima volta. Abbiamo comprato da Obelink. Allora, che cosa c'è qui dentro? Una cosa che è importante per me. Importante per me perché io soffro tantissimo, quindi... La scatola è enorme, ma dentro è più che metà vuota. Eccolo qua! Che cos'è questo? Il turbovent della fiamma. La cosa bella è che l'abbiamo comprato da Obelink, che è un'azienda, mi sembra olandese, ma è presente in Spagna, in Italia, almeno come sito internet. Questo, se non sbaglio, è arrivato dall'Olanda per un prodotto italiano. Quindi questo prodotto è già fatto. Italia, Olanda, Spagna, e poi lo porteremo in giro per il mondo. Che cos'è il turbovent? Il turbovent è un classico oblò da tetto che ha la particolarità di avere una ventola che spinge o succhia vento, fa aria sostanzialmente. Questo dovrebbe essere con l'apertura elettronica. Sì. Questo è con il nuovo regolatore elettronico, dove tu puoi impostare la velocità della ventola, una sorta di termostato che in base alla temperatura, se sale o scende, si attiva. Quindi è comodo quando tu magari parcheggi il camper al sole, chiudi tutto, te ne vai a fare un giro e hai comunque un ricircolo d'aria. Ottimo. Questo viene montato su oblò o buchi, diciamo così, da 40x40. Infatti io dovrò fare una modifica perché quello che c'è attuale, che andrò a sostituire perché è rotto e poi perché vogliamo la ventola, ha un buco da 50x50. Quindi dovrò fare delle modifiche, un tappo sopra in alluminio, insomma me lo sto studiando con rinforzo sotto il legno, vediamo se ce la faccio, spero che non crolli tutto. Bene. Direi che è tutto, insomma è un prodotto che metterò anche qua il link sotto in descrizione. Non penso di avere grossi sconti perché noi non siamo nessuno, quindi la fiamma ci dice ciao. Però ve lo metterò come link da acquistare su Amazon, dove se lo fate a voi non costa nulla e a noi qualcosa ci riconoscono. Quindi se lo volete fare, insomma, volentieri. Vi ringrazio e alla prossima. Ciao! Cosa stiamo facendo? Questo qua è un pezzo d'alluminio, perché? Perché sul camper, è vecchio, non so, una misura che non si capisce, io ho degli oblò da 50 e quelli che sono Turbovent, Air Max, insomma quelli con la ventola sono tutti da 40. E siccome io lì voglio mettere un'aspirazione o un ventilatore perché d'estate fa caldo, ho deciso di ridurre il buco da 50 a 40. Come lo faccio? Con una placca d'alluminio da 2,5 mm, che è anche calpestabile, faccio un marco che verrà incollato sopra con il Sikaflex e sotto farò un rinforzo in legno dove il ventilatore sostanzialmente ha lo spazio per aggrapparsi. E poi sotto metterò una cornice per riuscire a tappare il buco, questo sostanzialmente. Quello poi le finiture le vedremo. Che stiamo facendo sul balcone? Di casa e approfittiamo che ci sono i giardinieri della comunità qua che stanno tagliando, così facciamo un po' più rumore. Il tetto ho quasi staccato. Venom. Ah, che schifo, è vero, c'è quella gomma lì. Questo è il buco da 50 che vi ho
vi ho accennato prima. Adesso lo puliamo bene, gli leviamo tutta questa catrame, non mi ricordo come si chiama, tipo una gomma, sì, tipo un catrame, tipo una cicca, no? Che è un isolante, e leviamo, puliamo con un solvente e dopodiché incolliamo sopra con il Sikaflex la piastra e voilà. Dopo aver rimosso l'oblò, quello che rimane, abbiamo più o meno rimosso quasi tutto scotch catramoso di bitume, non so come lo chiamano. Magari la gomma liquida è fatta così. Gomma liquida in cerotto. Diciamo che vado con un taglierino a levare quella che rimane appiccicata. Là dove non riesco uso la carta vetro, tanto comunque poi dovremo fare tutta la superficie, smerigliare un po' con la carta vetro perché così rimane porosa, poi pulirla, lo faccio vedere dopo, perché così riesco a levarla anche nei buchini e intanto preparo già il fondo per poter poi dopo appiccicare sopra l'altro. Allora, in tutta Spagna non trovo gli stelli che sto cercando, una falegnameria che me lo fa per miracolo, non so, gentilezza. Spera, adesso mi chiederà 100 euro, però vabbè. Ieri c'era troppo sole e non sono riuscito a finirlo e quindi ne ho approfittato per venire stamattina presto da solo, che Marina non vuole lavorare. Allora, come siamo rimasti? Buco c'è, la piastra ho già tagliata, dopo ve la faccio vedere, e devo sostanzialmente carteggiare un poco per rendere la superficie più pulita e ruvida. Così ho già presentato, ho fatto con la matita il marco e quindi adesso vado a pulire fino al bordo. Così rendiamo il bordo più ruvido. Dopodiché si prende il nostro solvente, acquaragia, per pulire la superficie bene e sgrassarla. E così è pronta per poter mettere il Sikaflex. La stessa cosa ho fatto anche sulla piastra in ferro. Bene, Sikaflex, se lo trovo, cioè che non si sia seccato. Che durissimo! Vabbè. Finito! Sono dovuto andare a prenderlo. Che cazzo. Ok, si è ufficialmente rotto il supporto dove stavo sopra in piedi. Conosco una persona che odia sta cosa e la capisco. Voglio essere sicuro, però anche esagerare non fa bene. Mamma mia che fatica e quanto mi sono sporcato. Abbiamo messo questi pesi e soprattutto queste ganasce qua perché era un pochino troppo ondulato, quindi mi serviva fare pressione. Questi sono 5 kg l'uno perché sono 5 litri,
insomma dovrebbe stare. Poi gli faremo ancora tutta la sigillatura attorno sul bordo, poi gli metteremo tipo una specie di gomma liquida bianca e poi verniceremo, insomma dovrebbe essere più che isolato dall'acqua. E poi finito questo devo fare l'intelaiatura sotto, che sono questi pezzi di legno ma ho sbagliato le misure, devo andare a fare rifare. Ciao! Ecco dove è andato a finire il nostro legno. Capire dove fare uscire i fili, sei qui o qui, però vediamo. Bene, e anche benissimo. Allora, ecco qua, questi sono i legni, li ho già levigati perché ovviamente avevano tagliato stortissimo e praticamente ho fatto un riquadro da 40 per coprire quello che è il buco che rimane tra l'alluminio che ho messo e quello che è diciamo l'isolamento. E questo mi serve per rinforzare la struttura, tutto il legno è un legno veramente duro e andiamo avanti, adesso lo incollerò col Sikaflex. Eccola qua la mega struttura di riduzione da 50 a 40. In poche parole ho dovuto sagomarlo tutto, adesso ho messo il Sikaflex, avevo solo 2 di questi, mi sono inventato altri supporti con viti, sembra funzionare. Vediamo, alla prima pioggia ce ne accorgeremo. Adesso devo ancora sigillare questo, ma lo faccio dopo perché adesso è tutto bagnato. E poi dovrei iniziare un Sikaflex, un tubo nuovo di Sikaflex e aprirlo perché poi si secchi magari un pochino. Aspetto. Tanto devo fare altri lavori poi più avanti. Adesso comunque è sigillato, è solo giusto per precauzione fare il bordo prima di dargli poi la gomma liquida bianca sopra. Adesso andiamo a collegare i fili elettrici e speriamo che funzioni, che se no tocca smontare tutto. No, vabbè no, spero proprio di no. La prova del 9? Facciamola. Allora, ho fatto collegamenti elettrici provvisori perché è ancora tutto smontato, però prima di chiuderlo devo riuscire a capire, no? Quindi andiamo a vedere se schiacciando questo. Hola! Hola! Abbiamo aria! Sono contento. Un lavoro, uno dei primi lavori finiti, mi sembra vero. Oddio, tutto quello che c'è da fare. Ma almeno abbiamo l'aria, possiamo lavorare un po' più freschi. Sì, io sono abbastanza contento, ho anche un po' di sole. Insomma, sicuramente non sono un professionista, però vedremo nel tempo se questo lavoro durerà, spero di sì, che non ci siano infiltrazioni soprattutto, e mi ritengo soddisfatto. Primo lavoro concluso.